Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, anche Luna e Venere in cancro. Oggi andiamo a vedere cosa accadrà a giugno. Facciamo una lettura bellissima, un cocktail di tarocchi e oracoli affinché possiamo avere la narrazione completa di quello che gli spiriti vorranno mostrarti e come indirizzarti. E partiamo subito. Allora, mettiamo lo schemino qui e partiamo dagli archetipi, cioè chi sei a giugno? Chi sei a giugno? Allora, chiedo agli spiriti e al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, gioia, bellezza e prosperità. Chi sei a giugno? Qual è l'archetipo dominante? Chi sei a giugno? Cancro, chi sei a giugno? Un'eroina, un eroe. Perseo, il grande eroe del mito greco. Allora, un'eroina, passione per un cammino di sviluppo personale. Ti vedo a giugno superare te stessa o superare te stesso. Supererai te stessa o te stesso in qualcosa. Quando è che noi superiamo noi stessi? Quando superiamo una paura importante, cioè facciamo azioni, come diceva un grande mio amico tantissimi anni fa, dice che è tra l'altro un grande maestro, hai paura di andare di là? Sì, e là devi andare. Allora faremo un passo oltre la nostra paura. E quindi ti vedo raggiungere la cima di qualcosa, conquistare una meta, conquistare un obiettivo che ha a che fare con il superamento di alcune tue paure o di alcuni tuoi limiti o di alcune tue resistenze. E quando ho detto Perseo, il grande eroe del mito greco, Perseo che fa? Scende negli inferi di Ade, taglia la testa a Medusa e la porta al re che aveva prigioniero sua madre. Quindi scendere negli inferi di Ade significa scendere nelle proprie emozioni, trovare, come si dice nello yoga sciamanico, la spada del mago, che sono il potere che ti viene dato dalle tue emozioni più profonde, sotterranee, rabbia, paura, tristezza, angoscia, frustrazione, e diventare invincibile, l'eroe. Bellissimo, bellissima carta di partenza. E vediamo qual è l'energia per te di questo mese. Allora, mettiamo 3 tarocchi iniziali. L'energia generale per te. Allora, dove sei adesso? Appena guardi il video. Dove ti trovi adesso? Appena guardi il video. Dove ti trovi adesso? Dove sei ora? Beh, tu hai un'apertura emozionale bellissima. Ti vedo creativa, ti vedo creativo, ti vedo con quello sguardo innocente. Allo stesso tempo ti vedo emozionata, emozionato, forse innamorata anche, innamorata di un progetto, innamorata di una persona, innamorata di un figlio, innamorata o innamorato, perché il fante di coppia è un'energia bellissima di grande dolcezza, ti vedo molto dolce, molto aperta verso il prossimo, creativa, creativo, ed è un'energia straordinaria, poetica, poetica, ti vedo una poetessa, ti vedo un poeta, una poetessa. Bellissima questa carta. Vediamo che energia entra. Vediamo che energia entra. Ah, abbiamo un 3 di spade. Allora, il 3 di spade, non vi allarmate. Ricordati che sei un'eroina, cioè questa carta è questa carta, lo sai, no? Entra il 3 di spade. Che cos'è il 3 di spade? Non è necessariamente un dolore, cane, qualcosa, anche perché tu c'hai il fante di coppe, quindi con l'eroina, quindi il 3 di spade è una verità necessaria affinché tu possa emergere. È proprio il regno ctonio di Ade, no? Dove tu devi scendere per prendere gli strumenti per portare la testa di Medusa al re che ha prigioniero la madre. Quindi il regno sotterraneo fa un po' paura proprio perché la mente razionale non lo può controllare. Qua abbiamo delle emozioni con le quali ti dovrai confrontare, o dolce tristezza, dolce malinconia, anche se magari non succede un fatto, va bene? Non succede magari un fatto,
perché l'energia che entra, questa energia che entra può essere che magari stai seduta o seduto sulla poltrona e ti arriva un pensiero che ti fa sentire la dolce tristezza, la dolce nostalgia. Ok, come ti confronti con quell'emozione? Perché non è quello che ti capita, ma è ciò che ne fai di quello che ti capita, è come ti relazioni a quell'emozione o a quell'evento. Fatto sta che il Tre di Spade mi parla di una verità necessaria che deve emergere, che implica una rottura di qualcosa, una verità che lacera lo sguardo illusorio della realtà. Va bene? Ok, andiamo a vedere la direzione del mese. Qual è la direzione del mese? La direzione del mese. E poi il Tre di Spade permette al Fante di Coppe di divenire regina di coppe o re di coppe, no? Cioè, la maturità emotiva raggiunta, meno idealizzazione, più concretezza nelle emozioni. Ecco, vediamo la direzione del mese. E qua c'è un 4 di coppe. La direzione del mese è questa. Allora, io credo che tu non ti accontenti più. Perché come direzione del mese il 4 di coppe mi parla di una sensazione, di una contemplazione della tua vita emozionale, anche di noia, di apatia, di inappetenza emozionale. È come se la seconda parte del mese si concentrasse in un risveglio di coscienza che passa attraverso una presa di consapevolezza molto forte. Ecco perché diventi un'eroina o un eroe. Allora, io vedo un'iniziazione emotiva in questo mese, perché sei un'eroina o un eroe. Cioè, c'è un passaggio qua importantissimo, come se stessi imparando a leggere le emozioni senza esserne più travolta o travolto, no? Quindi c'è una presa di coscienza con questo Tre di Spade. È il momento in cui qualcosa della vita ti mostra una verità senza filtri. Sai quando, oh, ok. Ed è dopo che ti mostra questa verità, è come se tu ti ritirassi per contemplare, per ascoltarti, per capire cosa davvero ha senso sentire ancora. È come se la vita ti dicesse fermati, non reagire subito, non cercare fuori, resta dentro, respira. E soprattutto quando entri dentro in questa dimensione interiore, guarda cosa stai ignorando mentre sei immersa o immerso nel tuo mondo emotivo. Cioè, questo è il mese in cui l'eroe vince perché sente, ok? Cioè, tu vinci in questo mese perché senti, senza filtri illusori. E qua inizi a trasformarti. Molto forte questa lettura, si preannuncia molto forte. Vediamo qual è lo spirito del mese, cioè quale spirito cammina con te. Quale spirito cammina con te? Questa è un'iniziazione emotiva. Quale spirito cammina con te? Ah, il fulmine, una verità netta. Quale spirito cammina con te? Il fulmine. Allora, il fulmine è una carta straordinaria perché qua io non lo so se tu vedi, c'è una sagoma e qua c'è il fulmine che ha a che fare con la zona proprio del terzo e quarto chakra, terzo e quarto chakra. Lo spirito che cammina col te è lo spirito del genio. Perché del genio ti dico? Perché quando l'umanità sta passando dal terzo al quarto chakra, infatti da terza a quarta dimensione, cosa vuol dire? Che nel quarto chakra ci sono tre spiriti importantissimi ed è il primo, quello che sta un po' più in superficie, lo spirito della dama o del cavaliere, generalmente un po' ferito quello spirito, no? Ecco qua, paggio di coppe, tre di spade, lo spirito della dama e del cavaliere può essere un po' ferito, tutti ce l'abbiamo un po' ferito, lo spirito della dama e del cavaliere che si innamorano, no? Al livello più profondo abbiamo lo spirito del genio e a livello ancora più profondo abbiamo lo spirito del maestro interiore, che secondo i Rig Veda ha le dimensioni del pollice di una mano e le sembianze di un bambino che ride. Quindi si apre, grazie a una verità,
a un contatto con le emozioni profondissime, dolce tristezza, dolce malinconia, che può durare magari 5 minuti questa fase, ok? Si apre il quarto chakra, quindi è lo spirito del genio. E che cos'è lo spirito del genio? È dove sgorga la creatività illuminata, la creatività matura, senza scevra delle sovrastrutture della mente. Quelle stesse sovrastrutture che ti fanno scoprire una verità che magari ti possono far cadere leggermente per poi rialzarti a bomba come un'eroina o come un eroe. È lo spirito del genio questo. Il fulmine sono verità che squarciano i veli dell'illusione, sono illuminazioni, il fulmine illumina, sono illuminazioni. Wow. Ok, continuiamo la nostra lettura passando all'amore ed Eros. Allora, cosa accade nell'amore, nell'Eros? Andiamo a vedere l'energia tua nell'amore, come sta a giugno. Cancro. Vincente, 6 di bastoni. Sei vincente, sei vincente. Il 6 di bastoni è una carta che mi parla del fatto che mi riconosco, riconosco il mio valore, vengo vista, vengo visto, ammirata, ammirato, riconosco il mio valore. Ti vedo essere corteggiata, corteggiato, ammirata. L'energia del 6 di bastoni è un'energia che vince da sola, che ha vinto battaglie e se l'è lasciata alle spalle perché viene da un 5 di bastoni, no? Quindi ti vedo conquistatrice, conquistatore, sai di valere, sai di essere così magnetica, magnetico. È una bellissima carta e non ti accontenti più, non ti accontenti più. Bellissimo. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro a giugno, l'energia dell'altro. Qua c'è una persona che gli piace tantissimo, il paggio di bastoni. Per molti di voi è una persona nuova, ci sono già 2 paggi qua. Questa è una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti. Anche a te piace molto questa persona, ti stuzzica l'eros, l'entusiasmo, no? Questo fante di può essere una persona un po' più giovane di te oppure una persona che si approccia a te da una prospettiva di apprezzamento fisico, un apprezzamento fisico, ah, quanto sei bella, quanto sei bello. Vedo questo apprezzamento, vedo questa ammirazione. Ti vede come una persona che ammira molto, capito? Ehm, entusiasmo, gioco. Sì. Qual è la dinamica invisibile tra tutti e due? Qual è la dinamica invisibile? Qual è la dinamica invisibile? Il 10 di denari. Dinamica invisibile, il 10 di denari. Qua c'è possibilità concreta. Sai perché? Perché questa non è per niente solo attrazione con 10 denari qua, no. Perché qua c'è proprio un campo che guarda alla continuità, capito? Queste 2 carte guardano a questo 10 di denari, alla costruzione, alla possibilità che qualcosa possa davvero avere delle radici. È come se tra di voi esistesse già un'idea inconscia di famiglia energetica, di appartenenza, di futuro possibile. Anche se magari a livello conscio non è ancora detto oppure riconosciuto, ma c'è questa cosa. Però una cosa ti voglio dire, il 10 denari non forza niente, cioè osserva, consolida, aspetta. Allora, questa è una carta che dice se questa connessione è autentica ha il potenziale per diventare struttura, stabilità, presenza nel tempo. Ma se non lo è, cioè se questa connessione non è autentica, il 10 denari farà emergere chiaramente cosa non può sostenersi, ok? In tutti i casi qua non è una cosa leggera, cioè qua c'è un campo di eredità emotiva, qualcosa che lascia una traccia tra tutti e due. Magari la conosci già questa persona, ok? Quindi c'è questo.
Oppure se è una persona nuova lo sentirai subito. Qual è l'evoluzione possibile? Eh beh sì, qua c'è il Papa, eh. Quando c'è il Papa qua mi dice che cioè questa relazione, questa evoluzione, l'evoluzione è possibile è questa, si passa da un legame istintivo che non è ancora definito a un legame che è importante, solido, stabile. Però ti dico una cosa, questo potenziale si attiva solo se entrambi scegliete la verità, no? La verità, l'ambiguità, oltre l'ambiguità. E qua, cioè queste carte prima sulla parte amorosa mi dicono che grazie proprio a una verità che emerge da te, tu scegli questa verità. Cioè, qua si parla proprio di qualcosa che può diventare consapevole proprio, istituzionalizzato, cioè una relazione che chiede verità, chiede presenza, un livello più alto, ecco, di responsabilità emotiva, va bene? Ehm, questo è fortissima questa lettura. Vediamo un po' sulle specifiche. Cosa ci dicono le specifiche? Prendiamole, eccole. La tua energia nell'amore con il 6 di bastoni. Sì, tu hai avuto una grande trasformazione, o hai chiuso una relazione in via definitiva e netta, o una grande trasformazione della tua anima c'è stata, cioè ti liberi da una vecchia identità nel modo di amare, va bene? Grande trasformazione qua. Vediamo l'altra persona nei tuoi confronti con questo paggio di bastoni. Sì, allora, questa è una persona che si fa guidare papa e papessa, abbiamo, c'è una unione spirituale fortissima qua tra te e questa persona. Questa persona si fa guidare dall'intuito, le sue azioni sono guidate da un istinto risvegliato, da un intuito. È una persona che prima di agire lo sente a livello intuitivo. E qua c'è un'unione spirituale fortissima. Sul 10 di denari, guarda che cosa abbiamo il 4 di coppe col 4 di coppe là, allora. Chiaramente mi sta dicendo che il 10 di denari non si muove finché il cuore resta chiuso. Cioè, allora, guardando un po' più in profondità il 10 di denari, con il 4 di coppe, è come se l'universo stesse mettendo, non lo so, mi viene un dito nella stessa ferita, cioè il potenziale di stabilità, di costruzione, di legame profondo sta qua. Ma resta sospeso perché c'è una parte emotiva che non sta ancora accettando pienamente ciò che la vita sta offrendo. La coppa, no? Cioè il 4 di coppe qua è una sorta di anestesia del cuore. È il non vedere completamente il dono perché si è ancora immersi in una forma di stanchezza emotiva o una forma di disillusione. Quindi il messaggio qua è molto chiaro perché il 10 denari esiste come possibilità, ma per incarnarsi ha bisogno che qualcuno di voi due o entrambi vi aprite di nuovo lo sguardo, cioè questi qua hanno lo sguardo voltato verso questo verso queste altre coppe, non vede la coppa che le viene offerta e lei lo sguardo da un'altra parte non vede la coppa che le viene offerta, no? Sono molto chiare. Quindi non bisogna forzare qua, bisogna tornare a sentire. È come se il legame dicesse io posso diventare struttura, casa, ma solo se tu torni a guardarmi davvero, va bene? È molto poetica questa lettura, molto profonda. Vediamo con il Papa sull'evoluzione possibile. Assolutamente sì. Appena lo fai scatta subito con il Cavaliere di Spade. Qua il Papa chiede verità. Incarnazione piena dello spirito, verità, direzione. Appena lo fai tutto è possibile, lo fate non forzando, soltanto andando incontro alle emozioni come ti ho detto nella prima fila, ok? Vediamo con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dice questa persona. Li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, cosa ti dice questa persona? Sono uscite tre, guarda, lasciamole.
Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Allora, se percepisci una certa insicurezza da parte di questa persona, o scusami, se percepisci una forza, una sicurezza in se stessa da parte di questa persona, che il paggio dei bastoni sembra sicuro di sé, no? Anche se è piccolo, ma è spigliato, non è così, perché cerca di connettersi alla sua verità profonda. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Qua mi significa cosa? Che qua una persona prima di farsi notare, di farsi vedere, ti sente, e laddove non vi state vedendo, sentendo o vi potete non vedere o non sentire, vi sentite profondamente. Non sono stato onesto, e qua ti dirà la verità su qualcosa, e la verità è quella che ti ho raccontato, eh. La verità è questa: qua c'è un grande potenziale, ma non si vede. Cioè, per vedersi è necessario l'incontro col proprio sentire profondo, da ambo le parti. Ok? Grandissimo potenziale qua abbiamo. Vediamo l'oracolo della Dea. Cosa mi dice? Sì, qua c'è il potenziale, c'è il sole. Il sole. Qua c'è un potenziale grandissimo. Non si deve avere paura di sentire la luce di questo legame. Non aver paura che questa luce ti bruci. Questo è il senso di questa carta. Non aver paura che la luce di questo legame ti bruci. Non aver paura, perché ti riscalderà profondamente. C'è una prospettiva di legame molto forte qua, di grande felicità. Non aver paura della felicità, ti dice la Dea. Noi abbiamo tutti paura della grande felicità, cioè noi magari no, che siamo il cammino sciamanico, però perché siamo abituati a stare nel- nella, nella povertà spirituale, no? Cioè il sistema di condizionamento e di controllo è questo: abituati a stare nella povertà spirituale, così sei prevedibile, manipolabile e governabile. E invece no. Le relazioni sono il più grande campo di gioco dove noi possiamo veramente emergere. Tu emergi qua come sei di bastoni. Quindi dai fuoco a questa emersione, cioè dalle vita, insomma, ok? Ricordati che sei un eroe e un'eroina. Adesso andiamo a vedere nel campo lavoro, missione, denaro. Andiamo a vedere come prima carta. Il lavoro non è solo dove tu vieni stipendiato o stipendiato, perché molti di voi mi chiedono: Francesca, ma se non ho lavoro come lo devo interpretare? Il lavoro è dove tu metti energia quotidiana. Ok. Quindi, talento da incarnare come prima carta. Qual è il talento da incarnare? Guarda che carta c'è. Il 5 di coppe come talento da incarnare, il talento di ripartire da quello che resta. Alleati alla dea della dolce tristezza. La dolce tristezza sarà la tua più grande alleata nella realizzazione del lavoro, missione e denaro in questo mese. Tutti voi che fate il cammino sciamanico con me lo sapete come si fa. Magari nel lavoro potresti percepire un senso di abbandono da parte di colleghi o di qualcuno, o a livello del tuo cerchio, a livello esistenziale, un senso di abbandono. Questa dea dell'abbandono si manifesta o nelle circostanze lavorative o quotidiane. Perché? Perché vuole farti emergere, vuole darti un potenziale altrimenti impossibile da riconoscere. Ok? Continuiamo. Qual è il blocco sabotaggio? Allora, qua abbiamo il mondo. La tua ferita diventa la missione. Allora, non sei qua per negare ciò che è andato perso. Sei qui per trasformarlo in capacità di vedere oltre la perdita. Qua ci sono due coppe piene, qua ci sono le coppe versate dove il soggetto si concentra. Il tuo talento nasce da una sensibilità che tu hai conosciuto la mancanza, la delusione, la nostalgia, ma invece di fermarti lì da vittima, tu hai imparato a sentire anche quello che resta vivo oltre a questo.
Quindi il dono tuo è saper leggere la vita anche nei suoi momenti più vuoti, trovare il senso. Il blocco con il mondo non è una carta negativa, è compimento, espansione, chiusura di un ciclo, quindi qua il sabotaggio non è la mancanza, è la difficoltà a completare davvero un passaggio, cioè come se una parte di te, proprio quando potrebbe aprirsi alla realizzazione piena, tendesse a rimanere dentro una dimensione incompiuta. Cioè il messaggio è questo, non è la ferita il problema qua, è il non permetterti di arrivare fino in fondo alla tua espansione. Perché quando il mondo si apre davvero non c'è più ritorno alla versione più piccola di te. Cioè, nella carta sull'amore e le relazioni è uscito il sole. È proprio questo il senso, non aver paura di prenderti il premio della tua luce. Perché? Tu hai un talento potentissimo, devi imparare a non interrompere la tua riuscita quando sta diventando grande, che di solito interrompi la riuscita, questo mi dicono. Cioè tu sei eccezionale a crescere attraverso le difficoltà, ma ti blocchi quando la vita ti chiede di completare davvero le cose e di prenderti il risultato pieno. Non lo so perché ti blocchi. Vabbè, ognuno di noi ha la cosa, no? Cioè, il problema non è che non ce la fai. Il problema è che quando stai per arrivare a un risultato pieno o a una fase di realizzazione, qualcosa in te si tira indietro. Cioè, come se fosse difficile sentirsi davvero arrivati da qualche parte. Come se chiudere un ciclo e aprire uno nuovo fosse difficile. Cioè, devi permetterti il successo completo, la riuscita piena. Ok? Ok. Vediamo qual è l'espansione possibile. Guarda, tu hai il re di coppe, sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. L'espansione possibile è il re di coppe. E cosa significa questo re di coppe in merito alla domanda l'espansione possibile nel lavoro, nella vita pratica, nella tua missione? Significa questo. Papale papale. Non reagire impulsivamente alle emozioni nel lavoro o in quello che fai quotidianamente. Non lasciare che la tua accesa sensibilità ti faccia chiudere dei cicli importanti. Impara a guidare ciò che provi invece di esserne guidato, ok? Ed è qui che il talento di questo 5 di coppe diventa proprio oro puro, perché non è più dolore elaborato, ma è saggezza emotiva incarnata. E quando succede questo, il mondo smette di essere il blocco e diventa davvero realizzazione. Cioè, maturità emotiva ti chiedo. Cioè, questa è la capacità di non essere proprio travolti da ciò che senti, ma nemmeno di spegnerli, ma proprio di restare stabile dentro le tue emozioni. Cioè, qua arriva un successo pieno, c'è l'eroe. Questo è un passaggio iniziatico potentissimo. Vediamo qual è il potere da reclamare. Questa sei tu. Il potere da reclamare sei tu. La luna è seguo le intuizioni. La luna mi parla anche di confusione, di paure ataviche profonde, no? Il potere da reclamare è la tua stessa essenza. Tu sai che devi fare? Devi riconnetterti alla parte più intuitiva tua, quella che percepisce prima ancora di capire. Non è logica la luna, parla di sensazioni che hai nel lavoro, nell'ambiente che ti circonda. Quali sono quelle sensazioni che hai? A quello devi rifarti, ai sogni, le percezioni sottili. Qua il potere da reclamare non è controllare le cose, è fidarti anche quando non hai ancora tutte le risposte. E cosa significa nel lavoro, nella vita pratica, nella missione? Devi smettere di bloccare le tue scelte finché non sono completamente sicure, cioè prendile, basta. Devi riconoscere i tuoi movimenti interiori come guida proprio, come direzione, come bussola.
accettare il fatto che la tua accesa sensibilità non è confusione, ma è un radar. Perché la luna ti restituisce il potere tuo, quello del cancro, un potere antico, che è quello di sentire la direzione prima che diventi evidente la direzione. E allora, quando ti fidi di questo, il Re di Coppe, l'espansione, può davvero guidarti senza paura. Incredibile questa lettura, oh. Fammi vedere che cosa ti dicono gli oracoli dei simboli sul lavoro, missione, denaro. La clessidra, meditazione, riflessione, ricerca di risposte. Allora, la clessidra è proprio il tempo, ma non è solo il tempo inteso, non è il tempo lineare, è il tempo quando ti arrivano le intuizioni, le sensazioni di seguirlo. Sei tu che dai il tempo alle cose di accadere nel momento in cui segui le tue intuizioni. Meditazione, riflessione, la riflessione a cui ti sta conducendo questa lettura è proprio questa, di seguire solo quelle intuizioni lì. E la clessidra girerà a tuo favore. Il tempo girerà a tuo favore. Wow. Adesso andiamo a vedere qual è l'ombra del mese, cioè il demone con cui allearti. E ci mettiamo una carta di tarocchi e un oracolo dello sciamano. Il demone con cui allearti. Qual è l'emozione da attraversare in questo mese? Allora, questo è l'asso dei denari. Qua c'è un'opportunità concreta sul lavoro, ragazzi e miei ragazzi. Fammi mettere lo sciamano così te la traduco. Hai paura di realizzare qualcosa di importante qua? Sotto il mondo, non mi cade. Allora, perché la possibilità c'è. Allora, qual è l'insegnamento? L'insegnamento nascosto dietro l'emozione da attraversare. Cioè, allora, lo specchio velato. Hai paura di iniziare qualcosa e se non vedi i risultati subito ti scoraggi o comunque sia hai paura del risultato. Lo specchio velato mi dice che non tutte le cose sono accessibili alla tua coscienza in questo momento, cioè visibile. Abbi fede in ciò che non si vede. Quindi tu, alleandoti a ciò che probabilmente esiste, a questa opportunità, come ti ho detto anche con la luna, devi seguire la strada anche se non vedi la direzione subito. Perché qua mi stanno dicendo che c'è un'opportunità d'oro nell'invisibile che si palesa a te, anche se non conosci tutte le risposte, di prendere quell'opportunità. E quindi, sai qual è il demone qua? L'ansia di non vedere subito i risultati. Oppure la tentazione di pensare che non stia accadendo nulla solo perché non è ancora visibile. Ma in realtà questo è un seme enorme che sta nascendo sotto la superficie dello specchio velato. È un'opportunità concreta, materiale, reale, che però ha bisogno del tempo giusto per rivelarsi. Lo specchio velato ti dice fidati anche di ciò che non puoi ancora dimostrare e attraversa questa emozione. Qual è questa emozione? È quella sensazione di sospensione, di non so ancora cosa sta succedendo. E non lo devi trasformare questa sensazione di non sai ancora cosa sta succedendo in paura o in controllo, perché proprio lì nell'invisibile si sta formando la nuova realtà. Ok? Vediamo adesso qual è il messaggio del tuo amante mistico. Il messaggio dell'amante mistico. Guarda, hai il tuo amante è l'angelo, o lo chiamiamo angelo custodio, spirito guida, o amante mistico, sposa invisibile, sposa sotterranea, sposo invisibile, sposo sotterraneo, è la stessa cosa, ti sta guidando, ti sta in questo mese aiutando quando senti necessità, senza aspettare nulla in cambio, cioè il tuo spirito guida amante mistico ti sta guidando verso un'opera alchemica straordinaria, di sentirti un angelo su questa terra, di fare le cose per intuizione, perché questo ti porterà a un grado elevatissimo di coscienza spirituale, che non avevi mai avuto prima. Ti guida, ti guida, ti guida, invocalo, maestro, ti prego, aiutami nel cammino. Io so che tu sei qui con me, mostrami la strada, mostrami la via, fede assoluta nelle immagini che poi ti arriveranno. Ok?
Andiamo a vedere adesso cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno oltre a questo il rituale della buona riuscita. Urano, wow, piena rivoluzione ragazze mie ragazzi, Urano, Urano, Urano. Allora, adesso ti leggo questa carta che è fenomenale, è tra le mie preferite. E dopo che l'ascolti io ti prego di fare questo rituale. Vabbè, te la leggo prima perché è una carta potentissima. Numero 30. Allora, Urano. Urano rappresenta l'etere, il quinto elemento, la kasha in sanscrito. La kasha è riconosciuto essere il campo sul quale si registrano i ricordi, una sorta di immenso registro delle memorie individuali, ancestrali e planetarie. Io non so se tu hai visto il mio video sulla kasha, sull'etere, cosa ti chiede di incarnare la kasha, ti consiglio di guardarlo. Allora, in presenza di questa carta è necessario che tu ricordi qualcosa che sapevi e che hai dimenticato. Per fare cosa? Per la realizzazione, l'eroe e l'eroina. Allora, questo rituale è stupendo. Guarda, anche alle mie ragazze delle masterclass fatelo, tanto lo so che lo fate già. Allora, descrivi per iscritto l'immagine di te stessa o te stesso tra 10 anni. Va bene? Prendi il foglio e la penna, descriviti come sarai tra 10 anni. Come sarai, cosa farai, dove sarai, con chi sarai. Una volta fatto, fai 10 respiri più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo. Magari potete fare, chi fa lo yoga sciamanico con me, l'Ujjayi Pranayama, fatene 10, ok? Dopo che li fai, metti per iscritto tutte le abilità che ti servono per realizzare quella visione di te che hai scritto. Allora, visualizza queste abilità che ti servono come degli dei, degli spiriti. Le abilità sono dei spiriti. E crea un ponte tra te e l'immagine che hai evocato attraverso la ripetizione mentale del mantra Oratun. Solo mentale. Sapete, il mantra Oratun si fa dicendo ora inalando e tun esalando. È così. Ora tun, ora tun, ora tun. Allora, non lo devi dire a parole, ma lo dici dentro di te. Lo dici attraverso la respirazione. Ripeti il mantra per 9 volte in sincronia con la respirazione spontanea. Quando inspiri nella tua mente di ora e quando espiri tun. Ok? Oratun è considerato il mantra ponte. Unisce l'invisibile al visibile, l'inconscio al conscio, il potenziale alla sua manifestazione. Alle mie ragazze e ragazzi delle masterclass l'ho fatto fare e come vedete stanno realizzando degli obiettivi importanti che hanno messo nel mandala visionario grazie al mantra Oratun, no? Che unisce la visione alla manifestazione. Di seguito dice ogni notte per 21 notti consecutive ripeti il mantra Oratun almeno 9 volte prima di addormentarti. Quando sei già coricato nel letto, unendoti nel tuo respiro allo spirito delle abilità che devi sviluppare. Questo ti aiuterà a ricordare quei talenti, a risvegliare quelle doti che ti permetteranno di realizzare la visione di te stesso che ti sei descritto. Allora, ragazze mie ragazzi, questa è una pratica non bella, straripante, che ti permette di realizzare tutto quello che abbiamo detto, soprattutto queste paure legate alla paura di realizzare le cose, ok? Quindi, ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!